portato a casa da Essenspiel 2024 il Giro del Mondo in 80 giorni, un gioco flip and write molto particolare ispirato all'opera di Jules Verne. Vediamo una panoramica delle regole giusto per capire come si gioca e poi ci addentriamo in alcune caratteristiche di questo gioco. Ogni giocatore riceve questi 2 foglietti che vengono accostati per creare tutta la mappa del mondo. Partendo da Londra, il giocatore dovrà fare il giro del mondo seguendo le orme di Phileas Fogg, il protagonista dell'opera di Jules Verne, per tornare di nuovo a Londra dopo aver fatto un giro completo. In realtà il viaggio non deve essere esattamente quello del libro. Le tappe le scegliamo noi, il nostro viaggio è libero, possiamo visitare i luoghi che più ci piacciono. Ogni tratta del viaggio che faremo la segneremo con una matita su questa mappa. Ci sono diverse cose che danno punti durante la partita. Tornare a Londra sicuramente, anche se non è obbligatorio, ma anche visitare alcune località specifiche che daranno punti per la partita in corso e in generale visitare più aree possibili tra quelle delimitate da una linea tratteggiata. I segnalini dei giocatori si mettono tutti sul 2 ottobre 1872 sul calendario. Si posizionano in ordine casuale e chi si trova più in alto giocherà per primo. Il calendario è un po' un segnaturni, sarà sempre il turno di chi si trova più indietro sul calendario. Inoltre non si potrà andare oltre il 21 dicembre 1872. Si pescano un numero di carte avventura pari al numero di giocatori più 1. Queste carte indicano dei luoghi sulla mappa e sono i luoghi che daranno punti a fine partita se sono stati visitati. I giocatori li cerchiano sulla mappa per ricordarsi quali sono i posti da visitare durante questa partita. Come ho anticipato, è sempre il turno del giocatore che si trova più indietro sul calendario. Nel tuo turno devi innanzitutto scegliere un mezzo di trasporto. I mezzi di trasporto sono treni, navi e mongolfiere. Nella maggior parte dei casi sceglierai un treno per muoverti sulla terra o una nave per muoverti via mare. Le mongolfiere sono quelle più universali, possono attraversare terre e mari e fanno anche tratte più lunghe, ma sono quelle più costose. Quando hai scelto la carta che ti sembra più utile, paga il costo in monete, segnate qui in basso sui foglietti, e paga anche il costo in giorni sul calendario, eventualmente aggiungendo dei modificatori in base alla colonna in cui si trova la carta. In questo caso avanziamo di 3 giorni. È sempre possibile pagare una moneta in più per trasformare una nave in un treno o un treno in una nave dalle stesse caratteristiche e gli stessi costi. Prendiamo dunque la carta che abbiamo pagato e utilizziamo il righello che si trova sul fondo della carta per disegnare la nostra tratta. Quello che facciamo è allineare il punto di partenza del righello col punto di partenza della nostra spedizione. Nel primo turno partiremo da Londra, poi proseguiremo in base a dove siamo arrivati. Quindi prendo la mia carta, la metto su Londra, il righello deve entrare nel circolino che indica la città e poi posso ruotare questa carta decidendo in che direzione andare. Posso controllare quali destinazioni sono raggiungibili. Per esempio, questo treno non mi basta per arrivare a Berlino, è un po' troppo corto. Vediamo dove posso arrivare. Posso arrivare in questo punto o anche in questo punto. Proviamo ad andare qua. Una volta posizionato il righello, con la matita vado a disegnare la tratta. È possibile disegnare una tratta fino alla fine del righello oppure ci si potrebbe fermare anche prima. Più lunga è la tratta, più sarà costosa, ma la vera difficoltà è capire con il colpo d'occhio dalla distanza qual è la tratta giusta che ci serve per raggiungere la destinazione che vogliamo. Come vi ho detto, con i treni ci si muove via terra, ma bisogna sapere che non si possono attraversare le montagne, quindi questa catena montuosa va aggirata da un lato o dall'altro. Nei turni successivi prenderò altre carte e mezzi di trasporto e ripartirò da dove mi sono fermata. Alcune carte sul righello hanno anche dei segmenti verticali. Questi mi permettono di effettuare delle svolte. Per esempio, in questa situazione, se da qui volessi raggiungere Suez, non potrei effettuare una tratta dritta, perché il treno non può passare sull'acqua. Però posso disegnare il primo segmento in questo modo, mi fermo al segmento verticale, poi effettuo una svolta
per seguire la Terra e raggiungere Suez. Le tratte che disegno si possono anche fermare nel nulla, ma l'ideale sarebbe sempre raggiungere uno dei simboli sulla mappa. Questo perché alla fine del turno, se mi trovo in un luogo con un simbolo, ottengo l'income in monete indicato da questa carta. In questo caso ho terminato la mia tratta in una città che mi dà 4 monete e le segno qui sotto. Questa carta viene anche cambiata nel corso della partita, quindi cambiano anche gli income. Chi raggiunge per primo uno dei luoghi cerchiati sulla mappa, in questo modo, ottiene la relativa carta per ricordarsi che otterrà dei punti aggiuntivi a fine partita. Superando la linea del cambio di giorno, che è questa indicata in rosso, si recupera un giorno sul calendario. Molte carte mezzo di trasporto hanno un simbolo aiutante. Quando prendo la carta con un simbolo di questo tipo, ottengo anche il relativo aiutante. Ci sono questi 4 aiutanti a disposizione, li tengo finché un altro giocatore prenderà una carta mezzo di trasporto con lo stesso simbolo e mi soffierà la carta aiutante e posso usare l'abilità di questo aiutante finché ce l'ho con me. Le abilità sono principalmente sconti in monete o in giorni sul calendario, oppure aumentano gli income. Gli aiutanti sono doppia faccia, quindi ci sono più abilità per variare le partite. Si continua a giocare finché tutti i giocatori hanno terminato il loro viaggio. Il viaggio può terminare in 2 modi. Il viaggio termina quando un giocatore raggiunge Londra. Il primo giocatore a raggiungere Londra ottiene 12 punti, gli altri giocatori che raggiungeranno Londra otterranno 5 punti. Oppure il tuo viaggio può terminare se raggiungi il 21 dicembre sul calendario. Questo significa che i viaggi dei giocatori terminano in momenti diversi. Se sei molto veloce, fermerai la tua partita e aspetterai che tutti gli altri finiscano il loro viaggio. Quando i viaggi di tutti i giocatori sono finiti, si sommano i punti. Ci sono i punti, come vi ho detto, per aver raggiunto Londra. Poi i giocatori ottengono i punti dei luoghi sulle carte avventura che hanno raggiunto. E poi si ottiene un punto per ogni area delimitata da una linea tratteggiata che è stata visitata durante il viaggio. E chi ha più punti è il vincitore. Il Giro del Mondo in 80 giorni è un gioco flip and write dell'editore Looping Games, un editore spagnolo che ha già realizzato un altro gioco dedicato a un'opera di Jules Verne, Viaggio al centro della Terra, e ho visto che hanno in programma di fare una terza puntata, un terzo gioco dedicato a 20.000 leghe sotto i mari. E devo dire che personalmente quando ero piccola adoravo Jules Verne, mi affascinava moltissimo, quindi questi giochi mi riportano un po' indietro nel tempo. Non ho provato Viaggio al centro della Terra, ma questo Giro del Mondo mi è sembrato molto piacevole. E questa meccanica del calcolare le distanze con le carte mi ha molto intrigato. Per giocare a questo gioco ci vuole colpo d'occhio, perché guardando le carte da lontano bisogna intuire se il righello disegnato è sufficiente per raggiungere la destinazione che ci interessa. Il colpo d'occhio non è proprio un'abilità strategica, quindi a qualcuno potrebbe non interessare, ma in realtà tutto questo è abbinato a una gestione delle risorse, il tempo e il denaro. E questo porta comunque del rischio, del ragionamento, bisogna decidere quanto spendere, anche in base a quanto siamo sicuri della lunghezza giusta della carta. Magari possiamo decidere di spendere tantissimo per prendere una carta che magari è addirittura eccessiva per la distanza che vogliamo coprire, ma almeno siamo sicuri al 100%. Questo però ci darà meno finanze per i turni successivi. Oppure possiamo rischiare un po' di più, spendere un po' di meno, per magari trovarci con una tratta troppo corta per quello che volevamo fare. Dall'esterno sembra facile giocarlo, si pensa, ma sì, cosa ci vuole a prendere la carta giusta? In realtà non è così facile come sembra. Sicuramente la mappa è stata studiata bene e le località sono sempre in un posto un po' più lontano o un po' più vicino rispetto alle tratte sulle carte. Se avete buona memoria potreste, credo, ricordarvi quali sono le carte giuste per raggiungere dal punto A il punto B, e questo ovviamente rovinerebbe tutto il gioco. Ma io personalmente questa memoria non ce l'ho, faccio sempre degli errori e mi trovo comunque ogni partita in difficoltà nel cercare la tratta giusta. Magari solo la primissima mossa per andare da Londra a Berlino, che magari è una cosa che si fa spesso, posso riuscire a memorizzare la lunghezza della tratta. Ma dopo Berlino il resto è buio e ogni viaggio è un'avventura diversa. Il fatto che sia sempre il turno del giocatore più indietro sul calendario, ovvero sul tracciato, non è una cosa nuova, l'abbiamo già vista tante volte, però sicuramente si adatta a questo gioco
perché la scelta di quale carta prendere determina anche quando giocheremo successivamente e quindi si aggiunge un livello di ragionamento in più. Mi piace questo gioco perché è libero, potete andare dove volete, potete allungare il viaggio quanto volete, oppure potete correre a Londra per prendere 12 punti, che sono tanti, ma si può vincere anche in altri modi. Ad esempio, decidendo di visitare tante aree delimitate dalle linee tratteggiate o raggiungendo i luoghi delle carte avventura. In quel caso bisogna fare attenzione al calendario perché non possiamo giocare all'infinito. Quando arriviamo al 21 dicembre il nostro viaggio si interrompe comunque. E quindi la criticità è: possiamo fare delle deviazioni per andare a prendere punti? Sicuramente, ma quante deviazioni? Quanto lunghe? Perché dobbiamo capire dove effettivamente vogliamo arrivare. E la cosa bella è che se un altro avversario arriva a Londra, la partita non finisce, noi possiamo comunque continuare il nostro viaggio come lo avevamo previsto. Sì, si crea un po' di attesa se uno finisce molto velocemente e gli altri giocano per tanto tempo, ma in quel caso forse ha sbagliato il primo giocatore a correre così tanto. C'è sempre un bilanciamento e bisogna anche controllare quello che fanno gli altri. Un'altra risorsa che limita il nostro viaggio sono le monete. Più di 80 monete non potremo mai avere durante la partita, quindi anche in quel caso un viaggio esagerato non sarebbe sostenibile. A tutto questo aggiungiamo gli aiutanti che ci danno dei poteri molto utili che dobbiamo sfruttare il prima possibile perché queste carte passano di mano molto spesso. Insomma, il tutto non è così banale come potrebbe sembrare quando si vedono le persone disegnare le tratte su una mappa. È veramente un bel giochino molto interessante. Lo consiglio sicuramente a chi ama i roll and write e flip and write e vuole provare qualcosa di originale e diverso, perché effettivamente l'ho trovato qualcosa di fresco e nuovo all'interno del genere. Non è ancora disponibile in italiano, dovreste trovarlo in qualche negozio di giochi da tavolo online, soprattutto estero. Se questo gioco vi è piaciuto vi lascio guardare questo video di un altro gioco che mi è piaciuto molto, dell'ultimo Essen Spiel. Alla prossima e buon gioco!